possibile con Iren. Con Iren puoi avere internet wifi a partire da €18,99 al mese. Zero costi iniziali di attivazione. Nonna, ma proprio adesso? Bentornati nel salotto di Io Gioco a Lucca Comics Games. Questa volta siamo in compagnia di un altro ospite della manifestazione, un game designer di giochi di ruolo. Benvenuta a Laurie O Connel. Welcome to Lucca Comics Games. Oh, thanks for having me. Credo che sia la prima volta che vieni a Lucca, ma questo te lo chiedo come conferma, insomma. Okay, is it the first time that you've been here? Yeah, my first time at the convention, so it's very exciting. Ok, allora ti chiedo subito, visto che siamo già al terzo giorno, se mi dai le tue impressioni su come fa, perché per noi Lucca è veramente una manifestazione molto particolare con caratteristiche uniche. What do you think? What do you think of the event? You've been here for 3 days, right? I've been here for 3 days. I think it's really fascinating because from a role-playing game perspective, you know, in Italy, it's I guess there's a real process of transformation happening in like indie role playing, and people are very curious about it, but it's not that known. So there are a lot of new discussions happening, which are really useful and interesting. È molto affascinata da tutto questo, di questa manifestazione. Proprio dal punto di vista del gioco di ruolo nota che c'è una trasformazione nel gioco di ruolo, perché c'è questo maggiore interesse nel gioco indie, quindi c'è molta curiosità, si parla molto di più del gioco indie che non in passato. Okay. Mi fa piacere sentirtelo dire, onestamente. He's really happy to hear that. Allora, vorrei ricordare al pubblico che Laurie è l'autrice di Hieronymus, che adesso chiedo anche alla regia di inquadrare dall'alto. Eccolo qui. Hieronymus è un gioco che ci permette di viaggiare nei mondi di Hieronymus Bosch. Lo apro anche mentre parlo, così vi faccio vedere cosa si intende dire. È un gioco, in questo caso, è un gioco in scatola. È un gioco di ruolo in una scatola. Mm-hmm. La caratterizzazione estetica chiaramente è veramente bella. Oh wow. L'approccio è quello dell'hex crawl. Yes. It's a hex crawl. Okay. Vediamo se riesco a farlo inquadrare bene. Sì, così si vede bene, vero? Sì. Okay. Il sistema è più o meno quello del Forged in the Dark. The system is more or less the Forged in the Dark. Più o meno. Ok, more or less. Ci racconti un po' qual è stato la genesi e come sei arrivata a sviluppare questo sistema di gioco per questo? Why did you develop the system and talk about the genesis of the game? So, Hieronymus was one of the first games that I wrote as a designer, and the first thing when you design is obviously you find something you're interested in, and it was the art really caught my eye. It's so busy, so surreal, so it was kind of perfect material for an adventure.
Thank you. È il suo primo gioco da quando l'ha fatto e praticamente è il suo primo gioco come designer, e quello che l'ha colpito soprattutto è che è molto occupato, c'è tante cose da fare nei quadri di Bosch, e quindi appunto c'è tante cose da fare, quindi può sviluppare su quello. Ok. And then I thought, well, how can I make this art something that people can look at and look at in a different way, break it down, and and view it from many different angles. And so obviously a role-playing game is a great way to do that, to experience a piece of art in a different way. E quindi mi piace tanto a lui l'arte con tutte quelle cose che ci sono dentro, quindi voleva in qualche maniera guardarlo da un altro punto di vista, e quale altro modo che non un gioco di ruolo per guardare un'opera d'arte del genere con un punto di vista diverso. Hexagonals are interesting because you're literally cutting it up and then remaking it. And this is the last thing I'll say because I know you have other questions, but I wrote Hieronymus to try to attract new people to the hobby who had never played a role-playing game before, but they were interested in art, history, and that's why, although you're right, the system is forged in the dark, it's not advertised in the book as forged in the dark, because that's jargon that new people wouldn't understand, so I tried to avoid it, but I'm really glad that it appeals to gamers as well. Praticamente col fatto che è un hex lo tagliate e lo riproponete, viene tagliato e rimesso, e lui ha voluto fare in modo che fossero attirati a questo gioco non quelli che giocano, anche quelli che giocano di ruolo ovviamente, ma quelli che sono interessati nella storia e nell'arte, e quindi poi a quel punto lì di essere poi attirati nel gioco. Non ha voluto neanche mettere il sistema di gioco scritto su, cioè è ovvio per non che spaventare, sì, per non spaventarli, sì. Chiaro, sì, chiarissimo. Ok, allora, però i sistemi di giochi li conosci, i sistemi di gioco chiaramente tu li conosci. Of course you know other game systems. E quindi ti chiedo se secondo te il successo che stanno ottenendo dei sistemi come Fate, come Powered by the Apocalypse, come Forged in the Dark, sorry for my English, anche nel mainstream ha portato dei vantaggi nel mondo indie oppure l'ha un po' snaturato? Well, all these new types of game systems like Fate, Powered by the Apocalypse, etc. Do you think that they helped the indie world, or did they hinder it? Did they give them any problems? Yeah, it's interesting. It's a bit like asking if color cinema helped or hindered indie film. È come chiedere se il colore abbia dato dei problemi o non ai film, ecco, ai film indie. Cioè, no. Direi di sì. You would say no, right? Well, our practice as game designers is an art form that we are only just developing. If you think about how long it has taken cinema or painting or anything like that to develop these techniques, we're just at the start. So we have these new technologies. They're all limited, you know, they all have their problems, but they add something and then you build on them, and that's how you develop a new art form, right? You don't take pre-existing technologies for granted, but you don't write them off either. Allora, essere un game designer è come essere un artista, lavorare nell'arte, e quindi
però il discorso del game designer è un'arte che si sta sviluppando da poco, non è come il cinema che sono già anni. Quindi loro adesso hanno la possibilità di sfruttare le nuove tecnologie per appunto sviluppare e migliorarsi sempre di più, come appunto si può fare con l'arte, nel senso è uno sviluppo dal vecchio di portare anche sul nuovo, ecco, come succede tanto con ricordare il legacy, il vecchio, e portare anche presente e futuro. Ok, allora ti faccio una domanda un pizzico provocatoria. He's going to provoke you. Go ahead. Quanto spazio pensi ci sia per i sistemi alternativi rispetto al modello D&D? How much room do you think alternative methods have compared to regular D&D? Okay, classic D&D. Well, I think that increasingly D&D is a different hobby from role-playing games. People that play D&D may never play another game, and they'll develop techniques and ways of coping with some of the bad things about that system, and that they'll adapt to that. Obviously, there's big corporate entities in every industry that take up a lot of space. But I think the main problem is not just that. The main thing that I want to change is giving people the capacity to see that they don't have to just consume the same thing again and again. That they are kind of getting fed sort of porridge every day, instead of getting like a variety of meals, right? And maybe some meals that are a little bit more enjoyable than slot. Ok. Allora, D&D, diciamo che come se fossero quasi su due piani diversi. Ok. Che tante volte le persone che giocano a D&D giocheranno per sempre quella cosa, e le altre sì, e non andranno a giocare mai qualcos'altro. Invece qual è la cosa che lui vorrebbe fare? Lui vorrebbe fare in modo che le persone avessero, cioè la cosa di tutti questi sistemi è di dare la possibilità di cambiare come? Per non, per esempio, dare sempre la pappina la mattina tutti i giorni, invece dategli la possibilità di mangiare, gustarsi una pasta o un cappuccino o qualche cosa di diverso, per almeno avere la possibilità di provare, e non di mangiare sempre le Marie, per intendersi. Ok, ti ringrazio per questa risposta, perché so che farà discutere. Okay. Thank you for this answer, because she's sure that people will start, discussing this one. It's going to be interesting. Well, I think, we play games about imagination, right? The selling point of role-playing games is imagination. So we should try to imagine some other ways of playing role-playing games. I think it's very sad, for example, that many people cannot conceive of a role-playing game without violence. I write a lot of role-playing games that involve violence, but that's not the limit of our imagination. That's not the only thing that a game is capable of, right? And we should, it's like saying that all movies have to be Marvel movies, to go back to the analogy. It doesn't make any sense, and it limits the art form, and it limits us as people and as players. Il gioco, del resto stiamo parlando di un gioco di immaginazione, e perché non usiamo l'immaginazione anche per il sistema di gioco? Ok. Perché è triste pensare che una persona pensa soltanto che per esempio un gioco ci sia la violenza, o che un film sia solo Marvel, o qualcosa sia soltanto. Bisogna avere la possibilità di cambiare, di esplorare diversi modi di giocare, e non fossilizzarsi soltanto sulle stesse cose. Ok, il punto di vista è chiaro. Sì. They got it, understood it perfectly. Okay, good, very good. Allora ti faccio una domanda forse superflua, però ci tengo a fartela, insomma. Ok. Cioè, qual è l'importanza, guardando
le tue opere, qual è l'importanza che l'impatto visivo ricopre all'interno delle tue opere? What's the importance of the visual impact of your games? I think the first thing is information design, right? The first thing is how do you convey information in a way that makes sense to people. And the second thing is, well, it depends on the game. This game, the visual impact is the most important, and it's good because it translates across borders. I just ran a game with some Italians. We had a bit of a language barrier earlier, but we were able to use those visual cues and we had an amazing game. Okay. I have other games where I could get rid of the art and it wouldn't matter because it's referencing something that's not visual. I have a game that's only in English at the moment that references Battle Royale media, Squid Game, Hunger Games, things like that. That people know, they don't necessarily need to look at a picture to know it because they've internalized the reference in other ways. È molto importante il trasmettere l'informazione e quindi con un disegno questa è una cosa importantissima. Ok, chiaro. E questo è anche un modo di sconfinare confini, cioè ha fatto un gioco lei con degli italiani e dove c'era poi questo problema di barriera della lingua che però attraverso la visione è riuscita a scavallare questi confini, ecco. Poi è ovvio che possono anche essere anche dei giochi che non ci sono disegni e c'è bisogno, e lì è soltanto un discorso di comunicazione verbale, però la parte visiva è importante per, specialmente questo gioco qui, per trasmettere delle informazioni diciamo a livello comunicativo. Ok, chiaro. Allora, io so che tu dovrai tenere un workshop per gli aspiranti game designer di giochi di ruolo e sei assolutamente titolata per farlo. And you are going to do a workshop for game designers, okay? Però io vorrei sapere quali sono i tuoi game designer di ispirazione. Who are the game designers that inspired you? Well, I'm in dangerous territory here because my girlfriend is a game designer. Ok, è in territorio molto molto pericoloso perché la sua ragazza è un game designer, quindi non sa se può rispondere. If you don't want to answer, it's fine. Salutiamola. Ciao, let's say hi to your girlfriend. I've taken a lot of inspiration from the OSR. Okay. Old school. Avoiding chucking out any names because there are too many to count. Okay. That's a school that I have really taken a lot from. Okay. A lot of my early design came from John Harper and Forged in the Dark, the writer of Blades in the Dark. John Harper. And then just a whole host of other people that I've had conversations with over years and years in game design. Allora, veramente senza dire tantissimi nomi, ha parlato dell'OSR Old School e quindi da lì ha preso tanta ispirazione. Poi i lavori all'inizio di John Harper e poi tante conversazioni con cui ha avuto in tutti questi anni qui, chiacchierando con le persone un pochino di qui, un pochino di là, ha avuto tanta ispirazione. Ok? Un'ultima domanda riguardo sempre le attività che svolgi qui a Lucca, perché ricordiamo che gli ospiti di Lucca Comics Games vengono fortemente coinvolti nel palinsesto. Ieri hai tenuto un panel dedicato contemporaneamente alla tua esperienza di game designer, ma anche al tuo ruolo di membro attivo nella comunità queer. Okay, yesterday you had a panel that spoke about game designing, but also about how you're active in the queer community. Okay. Purtroppo non ho potuto partecipare al panel. He's sorry he couldn't come to the panel. E spero che sia stato stimolante. And he hopes that it was very stimulating. Ci dici quale può essere il ruolo del gioco di ruolo nell'abbattimento delle discriminazioni? Can you tell us how role-playing games can in some way combat and
let's say, hinder and block discrimination. Thank you. The panel was very good. We were cut a little bit short when I said that D&D wasn't a very good role-playing game. Il panel era molto bello, però hanno tagliato un po' perché quando lei ha detto che D&D non era così tanto buono come gioco di ruolo. Politically correct. Politically correct, yes. But hopefully they'll forgive me. I don't think that games can do anything. People fight homophobia and people do all of these things. And I'm a queer person or an LGBT person, I prefer to be described that way, who plays games. And maybe in some way my games are about the way that the system is broken. But ultimately, I can't write a game that will force people to play it in an inclusive way. You can translate that in the next. Okay. Non sono i giochi che abbattono queste discriminazioni, sono le persone che riescono a battere la discriminazione. Ecco, quindi è importante mettersi questa cosa. Ok. Ha detto, è vero, io sono della comunità queer, della comunità LGBT, però a me piace giocare e cerco anche di spiegare come il sistema, diciamo, è rotto, ma ci vuole del tempo. Okay. Yes, but it's definitely true that we can create spaces of play that are inviting to people and that invite people from everyone, also older people, also younger people, like kid-friendly spaces as well. I think it's really important. I think class-friendly is really important, affordable spaces that people can play. All of these barriers to experiencing art need to be, struggled against. And all kinds of discrimination are one of those barriers that we need to get rid of. The problem, I think, is that when you have an industry, every layer in an industry, you get conservatism and ossification very naturally. And so you get layers of unspoken rules and, you have to know this person or know that person or do this thing and that thing right. And part of that part of that we have a duty to dismantle through pointing them out, through saying when something is nonsense and is silly, and also through not resigning ourselves to the status quo and always committing, not just as gamers but as people, to challenge what is and think about what could be instead. It's a long answer to translate. I was thinking my own about you should never do things that are just because everybody else does them. Yes. That's it. That's just breaking the status quo. Allora, Sempre vicino al micro. Sì, no. I'm sorry. Quello che è importante e quello che lui cerca di fare è di cercare di trovare creare dei posti dove non c'è discriminazione di qualsiasi tipo, dove è un posto che è amichevole verso i ragazzini, dove possono giocare gli anziani, dove possono giocare i queer, dove possono giocare anche qualsiasi classe, come perché non è anche giusto a livello, ci sono delle persone che non hanno mezzi, quindi il gioco di ruolo serve anche per questo, per riuscire a fare un posto dove possono giocare tutti. E quando si lavora in un'industria, quando ci si imbatte in un'industria, inizia sicuramente nell'industria c'è il conservatismo, cioè sono conservatori, esistono delle regole o delle cose che non dobbiamo dire,
E la cosa importante che cos'è di dire? Di indicarli, di avere il coraggio di indicarli come persone, di indicarli ma attraverso il gioco, attraverso le persone e anche di smantellare lo status quo, cioè il fatto di dire non va bene perché è sempre stato fatto così, bisogna a un certo punto cercare di cambiare. Mi piace che la nostra intervista si concluda con questo bel messaggio. She's really happy that it's ending on this note. Laurie, prima di salutarci, se le persone di Lucca Comics Games vogliono venirti a trovare, dove vengono? Where are you here in Lucca Comics Games? In what stand? So my game Hieronymus is exhibited at the Grumpy Bear store. Grumpy Okay. Bear? I don't remember the number. Ok, of si it. può trovare al Grumpy Bear. Ok. And we have some space for walk-ins at this game design workshop on Sunday that me and Jay Dragon will be running. And our hope with that is to make our process accessible and hopefully make some more homegrown designers in Italy, so we don't end up with so much translation and we end up with some original Italian games. E al workshop sarà disponibile la possibilità di entrare dentro senza prenotazione, anche perché spera di fare in modo che il mondo di trovare, di ispirare altri game designers proprio in Italia. Ok, lo speriamo anche noi. Grazie ancora, Laurie. Thank you very much for being here. Thanks so much. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.